Ciao e benvenuto o benvenuta in questo nuovo ciclo di lezioni su Power BI in cui passeremo ad analizzare il modello di dati, il set di dati, quindi il modello Power BI Adventure Works che è contenuto all'interno di Power BI e che la Microsoft mette a disposizione appunto proprio per imparare ad utilizzare questo strumento. Io ho già aperto Power BI Desktop, ovviamente lo apro, te lo faccio rivedere da qui, dalle finestre di Windows, scrivo Power BI e anche semplicemente la lettera iniziale e vado ad aprire Power BI Desktop. Andiamo ad aprire Adventure Work. Ora, per quanto riguarda questo modello, io tempo fa avevo già costruito 4 pagine di un report, quindi a differenza del report che abbiamo strutturato nelle lezioni precedenti, qui i dati sono già tutti ben ordinati anche dal punto di vista grafico, però anche in questo caso li andremo a replicare per vedere poi quello che emerge, perché sono dei dati diversi da quelli che hai visto nel modello precedente di Power BI. Attendiamo un attimo che si carichi questo modello perché questo modello è molto più capiente, ci sono 18.000 righe a differenza di quello precedente dove ce n'erano 700. Quindi questo è un modello nel quale ci si può veramente sbizzarrire nel costruire grafici, nel costruire tabelle, nell'incrociare i dati e anche nello scrivere delle formule DAX. Qui ovviamente i campi, andiamo ad aprire la tabella del modello, qui i campi sono già tutti sistemati dal punto di vista della tipologia di dati. E come vedi qui c'è non soltanto una tabella, ma ci sono più tabelle perché nel modello Power BI, così come in Access, i dati possono essere messi in relazione tra loro, quindi le tabelle possono essere messe in relazione tra loro e produrre dei risultati ancora più potenti dal punto di vista informativo per l'organizzazione, la produttività e la previsione della strategia aziendale. Per vedere le relazioni che ci sono tra queste tabelle bisogna cliccare qui dove c'è questa icona che appunto evoca le relazioni tra tabelle. Qui vado per un momento a chiudere e vedi qui che ci sono tutte queste relazioni, per esempio gli ordini collegati alle vendite, le vendite collegate ai clienti, le vendite collegate ai territori, e quindi tutti questi dati appunto saranno in relazione tra loro. Ora occupiamoci della costruzione di queste 4 pagine di questo report che io ho già strutturato. Le andremo a replicare come abbiamo fatto nelle lezioni precedenti. Intanto te le passo rapidamente in rassegna. Qui ho fatto una pagina che riguarda, che ha il focus sui clienti per area geografica, quindi per Stato-regione oppure per regione del mondo. Quindi qui ci sono gli Stati Uniti e qui poi troveremo vari stati degli Stati Uniti. Qui c'è l'Australia, qui troveremo vari stati che fanno lo Stato federale dell'Australia. Poi troveremo la Francia, la Germania, il Canada, e della Francia per esempio troveremo i dipartimenti. Quindi io ho costruito questi due grafici a torta e da quest'altra parte sono andato a costruire queste due tabelle con queste due colonne, qui lo Stato provincia e qui il numero dei clienti per Stato, e poi qui la regione e il numero dei clienti per regione, di modo che io per esempio andando a selezionare ad esempio questo Stato, vedo in quale regione del mondo si trova e quindi vedo che si trova, questo colore corrisponde al Canada, e vedo anche che si trova nello stato provincia della Columbia, questo qui British Columbia. Lo stesso ovviamente se vado qui a cliccare su Canada piuttosto che su Australia, vedo i clienti come sono ripartiti in Australia, come vedi qui nei vari stati federali dell'Australia.
Qui mette soltanto l'Australia, come vedi ha selezionato soltanto il colore blu dell'Australia e qui invece ha selezionato vari colori che sono in evidenza rispetto a quegli altri che sono in sottoimpressione e che sono appunto i vari stati dell'Australia. In quest'altro grafico invece sono andato a prendere i clienti per città, per stato e per regione e poi ho messo in questa tabella l'età e il numero dei clienti, quindi il numero dei clienti che ho per età, ovviamente anche questo è importante nel marketing, che se voglio vedere quanti clienti ho di 26 anni, vedo che sono 556, se ci clicco vedo dove ho questi clienti di 26 anni, li ho negli Stati Uniti 200, in Australia 100, in questi altri stati nessuno e poi qui me li ripartisce per provincia, per esempio 100 in California, 100 nello stato di Washington, di questi 200 degli Stati Uniti. Poi va a suddividere ancora per città, ovviamente negli Stati Uniti troveremo le città che fanno parte della California e dello stato di Washington. Qui abbiamo i prodotti, quindi ho riprodotto questo grafico ad istogramma per prodotti, quindi sull'asse delle X ho messo i prodotti e sull'asse delle Y il numero di prodotti che ci sono contenuti all'interno di questo set e poi ho costruito questa tabella un po' più articolata di modo che quando io clicco qui su bike mi vengano automaticamente tutti i dati relativi alle bike per quanto riguarda il modello, il prodotto, qui ci ho fatto una ripetizione che poi cancellerò per errore sicuramente, quanto costa il prodotto, il modello, eccetera. E poi quest'altra ulteriore pagina che riguarda i rivenditori e li vedremo per regione, per provincia. Poi qui ho fatto l'elenco delle città, l'elenco degli stati e l'elenco delle aree del mondo, di modo che se io clicco su Germania vedo quanti rivenditori ho in Germania, ne ho 40 e questi sono i dipartimenti della Germania in cui ho i rivenditori, perché poi anche la Germania è suddivisa, è uno Stato federale, quindi è suddivisa per stati. E queste sono le città della Germania dove ho i rivenditori. Se io cliccassi su Düsseldorf, vedo che ho soltanto un rivenditore e lo Stato federale di cui fa parte Düsseldorf si chiama così Essen. Allora, diciamo che questa lezione è già venuta abbastanza lunga per poter continuare poi ora ad analizzare una semplice pagina, quindi mi fermo qui per non farla eccessivamente lunga e nella prossima lezione vedremo come ricostruire questa prima pagina di questo report. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!